Ma i numeri sulle maglie dei giocatori di Squid Game sono un caso oppure nascondono qualcosa di più? Io me lo sono chiesta e devo dire che le informazioni e le connessioni tra caratteristiche dei personaggi e numeri delle maglie collegati sono veramente incredibili. E quindi questo video nasce proprio per condividere con voi l'analisi, la lettura che ho potuto fare e le congruenze tra numeri e personalità. Quindi sono veramente super entusiasta di condividere con voi tutto questo. È un video un po' diverso dal solito, ma vale la pena secondo me. Prima di iniziare però mi presento. Per chi non mi conosce, mi chiamo Carlotta, mi occupo di numerologia genealogica, quindi il mio lavoro è quello di divulgare e condividere la numerologia in maniera accessibile e semplice, e abbino a quello che è la lettura della data di nascita tutta la parte di informazioni transgenerazionali familiari legati al nostro sistema di origine, che emerge appunto attraverso i numeri della nostra data. Ma non perdiamo altro tempo e partiamo. Allora, piccola premessa: all'interno di questo video ci sono tantissime anticipazioni e spoiler, quindi se non avete visto la serie o la fine dell'ultima parte della stagione, vi suggerisco di skippare questo video e di tornare quando avete completato il tutto. Di che cosa tratta la serie? Breve panoramica. La serie tratta di un gruppo di giocatori, persone reiette della società con debiti di gioco, vizi, persone che avevano tantissimi debiti economici, che vengono ingaggiati per entrare a far parte di un gioco all'interno del quale possono vincere tantissimi soldi. Quello che ovviamente non sanno è come si svolgerà questo gioco, perché è un gioco mortale, quindi le persone, i giocatori saranno portati a combattere tra loro per la loro sopravvivenza e per vincere tutte le varie giocate. E quello che si vede proprio è che all'interno della serie c'è questa grande, come dire, contrapposizione, contrasto tra il luogo fanciullesco, bambinesco, musiche, colori legati al periodo più bello della vita, che è quello dell'infanzia, legato alla spensieratezza, con il contrasto legato alla lotta, alla morte, al modo in cui questi soldi arrivano, perché più persone muoiono, più soldi si vincono. E questo è proprio il plot, il tema che il regista ha voluto evidenziare. Il regista ha voluto portare proprio le contraddizioni, le disuguaglianze, le ingiustizie che nascono all'interno di un sistema capitalistico. Infatti il regista ha detto che comunque questa idea l'aveva già immaginata quando era giovane, proprio per rappresentare anche tutte le difficoltà che ci sono all'interno di una società moderna. Questo emerge anche, ovviamente, se ci addentriamo nella data di nascita del regista, dal suo giorno di nascita, perché lui è nato in un giorno 26, 2 più 6 fa 8, l'8 è legato all'archetipo del sovrano e nella tua ombra del tiranno. Quindi di che cosa parla questo numero? Parla proprio della spinta a combattere le disuguaglianze. È un numero che è mosso dal forte senso di giustizia e proprio anche si è portati alla difesa dei più deboli. Questo emerge anche dal 2 e dal 6, quindi 26. 2 è legato all'amore, alla cooperazione, alla collaborazione, il 6 è legato all'aiuto, al servizio dell'altro. Quindi ecco, come dire, il giorno di nascita descrive anche ciò che il regista ha voluto fare attraverso la creazione di questo film. E adesso entriamo all'interno dei numeri dei personaggi, quindi ogni giocatore, che sono in tutto i giocatori della serie 456, ogni giocatore ha la sua maglia con il codice, con il numero corrispondente del gioco. Ho voluto analizzare i personaggi che mi sono rimasti più impressi e anche, diciamo, quelli un po' più principali, e vorrei partire con questa analisi dallo 001. 001 nella prima stagione è un vecchietto amabile, tenero, giocoso, che poi si rivela invece il creatore di questo gioco mortale. E qui entra in gioco anche la sfumatura, il significato dell'1, che innanzitutto è il primo numero della scala numerica. Quindi l'1 è proprio colui che anche a livello numerologico dà inizio a qualsiasi cosa, e lui dà inizio a questi giochi, quindi senza di lui non ci sarebbero stati. L'altro aspetto interessante, sempre dal punto di vista numerologico, è che l'1 è legato al visionario, è anche a livello lavorativo colui che ha un'attività autonoma, indipendente,
lui si è fatto da solo, nel senso che è diventato un magnate della finanza e lavorava per se stesso, quindi non aveva un capo. Quindi l'uno è proprio il capo di tutto in generale. Dal punto di vista ovviamente della parte ombra, che cosa c'è? C'è l'ego che può prendere il sopravvento sul sentire e nel caso dello 001 lui ha dato inizio a questi giochi per una questione di noia e da lì ha messo in piedi questo macabro gioco per far divertire altre persone. Nel momento in cui lui se ne va, perché poi lui entra anche all'interno dei giochi per rivivere la gioia dell'infanzia, dei suoi giochi spensierati quando era bambino, quindi poi muore perché si ammala e lascia il posto a un'altra persona che anche lui entrerà nei giochi sempre con il numero 001. Viene definito il frontman, anche il nome è proprio totalmente collegato all'energia dell'uno, che è appunto colui che si mette in primo piano, colui che dà inizio alle cose ed è lui che poi giostra i giochi da lì in avanti. L'altra cosa interessante è il collegamento anche con gli arcani maggiori, perché l'uno è il bagatto, ma viene anche definito il ciarlatano, colui che raggiunge il proprio scopo barando. Lui fa questo nella serie, cioè il vecchietto gli dà la possibilità di vincere barando il gioco, quindi uccidendo gli ultimi concorrenti prima del gioco finale. E qui c'è la correlazione bagatto e 001. Un'altra cosa interessante sullo 001, sul frontman, è la sua data di nascita. È nato il 2 febbraio, c'è un doppio 2, il 2 è il numero per eccellenza legato nel lato ombra alla freddezza. E lui è particolarmente freddo, calcolatore, manipolativo, ma anche e soprattutto freddo nel momento in cui si tratta di uccidere altre persone. Quindi questa sua caratteristica emerge proprio all'interno della data di nascita che gli è stata affidata all'interno del gioco, perché non è la data di nascita effettiva dell'attore, ok? Quindi questa freddezza, questo cinismo e predisposizione anche alla violenza sono tutte sfumature e qualità legate al numero 2 nel lato ombra, mentre invece nel lato luce è un numero che parla di amorevolezza, di collaborazione, ma in realtà noi questa collaborazione la possiamo vedere quando entra all'interno del gioco, perché collabora e sembra che prenda anche a cuore gli altri concorrenti del gioco, quindi per un momento emerge la sua parte umana, quindi viene messa da parte la freddezza per dare spazio alla parte più amorevole. Questa parte amorevole è stata congelata, altra parola chiave del numero 2 nel conflitto, è stata congelata per via della sua esperienza personale, quindi il frontman era un giocatore prima di diventare colui che reggeva i giochi. Era appunto un giocatore che è entrato per via di un prestito chiesto a uno strozzino. Per che cosa? A cosa servivano quei soldi? Servivano a salvare la moglie che era gravemente malata e in gravidanza. Quindi lui entra con l'intenzione di prendere quei soldi e poi utilizzarli per salvare la moglie e il figlio, cosa che purtroppo non avviene. Quindi da lì c'è proprio l'emergere della parte più ombra del lato 2, che è la violenza, il sopruso in termini anche di emozioni personali, il congelamento, l'essere freddi, indifferenti, senza anima. Ok, vado avanti, ci sarebbero tantissime altre cose da dire, cerco di essere il più semplice ma anche esaustiva possibile. Da qui ci colleghiamo al personaggio principale. 4, 5, 6. Allora, lui è stato quello che mi ha colpito maggiormente in termini di numeri e significato. Allora, 4, 5, 6, numeri conseguenziali, quindi progressivi, ma all'interno di questa cifra noi vediamo il destino del personaggio. Vediamo la trasformazione del personaggio all'interno delle stagioni, che sono 2, ma vengono divise in 3 stagioni, ma parliamo di 2 stagioni, ok? Perché lui inizia come un 4 all'interno del film, cioè inizia come una persona estremamente attaccata alla materia, ai soldi, estremamente attaccata al bisogno di sicurezza, quindi è un numero che parla anche proprio di rigidità, di avere i paraocchi. Questo si vede nel modo in cui lui cerca di prendere i soldi, nel modo in cui tratta la sua famiglia,
Quindi non vede altro che il suo problema, non vede tutto il resto, lo mette in secondo piano. Poi all'interno della serie si trasforma e sta andando verso il 6, che tra poco vi dico, quindi arriva a un momento dove è un 5. Il 5 è: mi metto in discussione e sperimento qualcosa che non ho mai sperimentato. Questo si vede anche all'interno dei giochi. Dopodiché arriva il 6. Il 6 è la cura dell'altro, è il farsi carico anche di responsabilità che non gli appartengono. Il 6 è l'archetipo dell'angelo custode, quindi inizia come 4, come costruttore, quindi attaccamento alla materia, pensare solo a se stesso, questo nel lato ombra del 4, quindi penso solo a me, ai miei interessi, prima vengo io, poi vengono tutti gli altri. Questo si vede anche nella prima stagione. Lui nel primo gioco, il gioco della bambola, lascia indietro un giocatore che cade ferito, gli si aggrappa la gamba dicendo aiutami, lui lo guarda ma va avanti perché in quel momento è spaventato, perché deve sopravvivere giustamente. La stessa scena simile si rivede nell'ultima stagione, dove una persona ferita gli chiede aiuto, lui si gira e lo salva. 4. Individualismo, materia, egoismo, penso solo a me stesso, penso solo ai miei scopi. Finisce con il 6. Angelo custode, ti curo, ti proteggo, mi prendo cura di te, ti salvo. Quindi il suo numero, come dire, a livello numerologico incarna perfettamente tutta la storia e tutto il cambiamento e la trasformazione che lui ha all'interno delle stagioni. Ma non è finita qui. 4, 5, 6, se sommiamo le cifre 4 più 5 più 6 fa 15. E anche qui veramente il 15 a livello di numerologia, diciamo genealogica, è il numero legato ai vizi, è il numero legato al gioco d'azzardo. All'interno del suo numero è racchiuso il suo più grande mostro, che è la dipendenza, è il vizio appunto dal gioco, dall'alcol, possono essere poi vari vizi. Però, come dire, il suo personaggio è proprio così, inizia come diavolo, negli arcani maggiori il 15 corrisponde al diavolo, e finisce la sua esistenza come angelo custode 6, archetipo dell'angelo custode nella numerologia. Lui vive entrambe le sfumature, lato ombra, quindi inizia anche chi è violento, comunque nella prima stagione uccide anche l'ultimo concorrente, quindi inizia con vizi, ombre, paure, egoismo e finisce totalmente nel polo opposto, quindi nell'angelo custode che arriva a sacrificare se stesso per salvare qualcun altro. Ho fatto anche un'altra riflessione, che il gioco poteva finire in due modi: o tramite l'odio, la violenza e la morte, quindi lui avrebbe potuto fare questo perché ha il 15, che è l'energia quella del diavolo, o poteva finire attraverso l'amore, che è il 6. Lui alla fine sceglie di terminare il gioco, quindi lui annienta il gioco non attraverso l'odio ma attraverso l'amore, quindi per un atto d'amore il gioco finisce. E questa cosa qua secondo me è veramente incredibile, sia da un punto di vista numerologico ma anche dal punto di vista del messaggio che è contenuto in esso, perché questo ci mostra come anche nella vita di tutti i giorni, nelle guerre comprese, la guerra non può finire con altra guerra e odio, la guerra non può finire con la violenza, quindi violenza alimenta violenza, è proprio così. E lui lo mostra attraverso il sacrificio di se stesso, lui arriva a perdere la vita, salvando la bambina in questo caso, e lasciandosi guidare da un atto di amore e non da un atto di odio. Quindi questa secondo me è una metafora veramente potentissima, che non è insomma casuale, perché comunque il regista all'inizio lui aveva tutta un'altra idea di come doveva finire il gioco, e poi andando avanti in questi anni ha visto che la società stava diventando sempre più cupa, sempre più violenta, e ha scelto di dare questo tipo di finale alla serie. C'è un messaggio umano di amore all'interno di tutta questa serie che può sembrare banale, cruenta, inutile, ma in realtà se si vede con quest'occhio ci sono tantissimi messaggi e metafore al suo interno. Quindi
quello che noi possiamo fare è adottare sempre questo tipo di visione di punto di vista quando vediamo delle serie che possono così all'apparenza sembrare solamente puro intrattenimento. Torno un attimo al personaggio 456, anche la sua data di nascita è veramente interessante perché nella prima stagione si vede il suo fascicolo, lui è nato il 31 ottobre e 31 fa 3 più 1 fa sempre 4, quindi lui già nel suo bisogno di data ha questa cosa del bisogno dei soldi, della materia, della sicurezza, e il suo dono materno contiene le memorie della dipendenza. È interessante vedere questa cosa qua. I personaggi principali che soffrono di dipendenze sono tutti personaggi senza padre. Questo a livello di scienze sistemiche è proprio spiegato. Le persone che soffrono di dipendenza da alcol, da gioco, anche dal fumo, sono tutte persone a cui manca il padre. E lui cresce o comunque vive con la madre ed è senza padre. Questo si vedrà poi anche in altri personaggi, quindi come dire, questa fragilità, questo senso di vuoto che si avverte e che si cerca di riempire attraverso i soldi, le scommesse, il gioco d'azzardo, è un tentativo di riempire quel vuoto di padre. Un altro giocatore che mi ha molto colpito all'interno della serie, anche per quanto riguarda il numero collegato, è il giocatore 120. 120 diventa 12 e questo numero parla della capacità e dell'essere controcorrente, dell'essere il diverso. E chi è il diverso all'interno della serie? Il giocatore 120 è un giocatore trans, ex soldato, che entra all'interno del gioco per pagarsi le operazioni per fare la transizione e diventare donna. Quindi poteva avere tutti i numeri possibili del mondo, gli hanno dato proprio il numero 12, che è colui che va controcorrente, che è il diverso e che è anche e soprattutto un numero legato al sacrificio. Lui alla fine, lei vive per, come dire, all'interno del gioco per prendersi cura, per proteggere i più deboli. Questa è un'altra caratteristica. E il proteggere i più deboli, il proteggere l'altro, può diventare qualcosa che poi porta a perdere la vita, che è il destino che è accaduto a questo giocatore. Quindi è un sacrificio che nasce dall'amore, che però può diventare appunto controproducente perché va contro i propri interessi. Questa persona, il giocatore 120, si allea e protegge diverse persone all'interno del gioco e fa proprio squadra con la giocatrice 222 e con la giocatrice 149. Inizio con la giocatrice 149, è, mi pare, la giocatrice più anziana del gruppo. Lei entra all'interno del gioco all'insaputa del figlio e viceversa, quindi figlio e madre si ritrovano all'interno del gioco senza saperlo, e lei entra per sistemare i debiti del gioco del figlio. Anche qui figlio senza padre, madre che ha subito violenze dal marito, e il suo numero 149, la cui riduzione fa 14, contiene memorie di donne che hanno vissuto dei soprusi, ma anche le memorie legate alle dipendenze. Quindi ci sono due numeri che parlano di dipendenza, che sono il 14 e il 15. Quindi, appunto, il suo numero di maglia descrive parte della sua storia personale, ma descrive anche quello che lei farà come ruolo, che ruolo avrà all'interno del gioco. Lei avrà proprio il ruolo della guaritrice in un qualche modo, di colei che cerca di portare, di mediare, di sistemare. Questo è negli arcani maggiori, il 14 è la carta di temperanza, che è un angelo, e lei fa questo. Lei protegge a tutti i costi la giocatrice 222, la aiuta a partorire e più volte cerca anche di far ragionare gli altri giocatori, quindi è proprio il tema del mediatore. Questa è anche una caratteristica del 5, fare da ponte tra le persone, cercare di mettere insieme senza discutere. Ha questo ruolo da mediatrice e di guaritrice in senso ampio del termine, quindi si prende cura degli altri giocatori. Stavo accennando alla giocatrice 222,
Qua abbiamo un 2 ripetuto per 3 volte, quindi c'è in maniera amplificata il significato, il simbolismo del 2, che è appunto un numero che può sembrare particolarmente contrastante, quasi anche incoerente e opposto, perché appunto il 2 è un numero legato all'amorevolezza, all'ascolto, alla collaborazione e cooperazione, alla sensibilità, all'intuizione, ma nella tua ombra diventa esattamente l'opposto, la freddezza, il chiudersi, il non lasciarsi andare. Questa è un po' anche la personalità della giocatrice 222. Nasce e cresce senza genitori e fa affidamento tanto al suo fidanzato, che poi diventerà ex fidanzato perché la tradisce con un cattivo investimento in criptovalute. Però il punto è questo: lei, cioè la sua personalità, mostra questa caratteristica anche verso l'ex fidanzato, che poi è all'interno dei giochi, mostra questa distanza, questo distacco, questa freddezza, che è proprio caratteristica della sua personalità. E la riduzione, quindi se sommiamo 2 più 2 più 2 fa 6, che è di nuovo il numero legato alla cura, ma anche al sacrificio. Quindi diciamo che lei alla fine, per salvare la figlia e per fare in modo che i giochi, insomma, che nessun altro muoia, decide di non fare il gioco della corda perché la sua caviglia, insomma, era rotta. Quindi emerge proprio questo contrasto tra l'amore e il divieto ad amare, l'impossibilità nel lasciarsi andare. Questo appunto emerge tantissimo nel rapporto che lei ha con l'ex fidanzato, questa freddezza, questo mai scomporsi, questo non mostrare le emozioni, è proprio caratteristico del 2 nella tua ombra. A proposito dell'ex fidanzato, anche lei a sua insaputa, quindi a loro insaputa, si ritrovano all'interno del gioco. L'ex fidanzato 333 è un famoso youtuber. Il 3 è il numero legato alla comunicazione, a coloro che lavorano magari nella vendita, lavorano con la voce, appunto, insomma, youtuber lavora con la voce e con l'immagine, quindi anche qua c'è questa corrispondenza a livello numerologico. E il 3 può anche essere colui che incanta con le parole e ti frega, ed è proprio il ruolo di questo personaggio, perché lui, spingendo questi investimenti sbagliati e farlocchi in criptovalute per arricchirsi, porta a mandare, diciamo, in bancarotta diverse persone, quindi che sono anche all'interno del gioco. Una di queste è la sua fidanzata, ex fidanzata, con la quale anche poi ha avuto questa bambina, e Thanos, un altro giocatore che tra poco, a brevissimo, andremo a vedere. Quindi, rimanendo un attimo sul 333, abbiamo visto la voce come strumento, la capacità di saper ammagliare anche a livello insomma fisico. È un personaggio accattivante, magnetico, è un belloccio, è il belloccio della situazione, e però utilizza questi strumenti di comunicazione ovviamente per fare del male e non del bene. E a proposito di voce che incanta, di modi che incantano, lui nell'ultimo gioco spinge gli altri giocatori a creare i gruppi e a fare delle faide, perché poi queste faide si riveleranno mortali, perché poi ognuno è contro l'altro. Quindi è proprio la voce, il suo magnetismo utilizzato per il male, che lo porta ad arrivare praticamente quasi fino alla fine e a ingannare ancora per l'ennesima volta gli altri. Quindi lui entra perché è ingannato e se ne va sempre ingannando l'altro. E nell'inganno del 333 cade anche l'altro giocatore, Thanos, di cui ho accennato poco fa, giocatore 230. Lui è un rapper che perde tutti i soldi perché li ha investiti in questa criptovaluta. 203, 2, 3, che ridotto fa 5. Allora vediamo il 2, che lui fa finta di collaborare, di cooperare con alcune persone all'interno del gruppo. Il 3 è sempre il numero legato alla comunicazione ammagliante, strategica, ma anche il 5. Il 5 è Mercurio, Hermes, è il messaggero degli dei, quindi anche questo numero parla di utilizzare la voce come strumento. Non a caso appunto lui è un cantante. All'interno del suo personaggio lui parla spesso inglese in maniera fluente, ha sempre la battuta pronta in versi reppati quando gli altri gli parlano, quindi lui è proprio, come dire, veloce, e il suo punto forte è proprio la voce, la comunicazione.
ed è anche, ovviamente, nella tua ombra il 5 è colui che vive di alti e bassi emotivi. Lui è sempre sotto effetto di droghe e quindi la sua vera personalità è sempre, come dire, oscurata o comunque modificata dall'utilizzo delle droghe che lui fa anche proprio all'interno del gioco. Questa è un po' una caratteristica anche del numero 5. Il 5 spesso vive di alti e bassi emotivi, quindi ha dei momenti dove è super up e ha dei momenti dove è super down. Può anche cambiare il suo modo di fare da un momento all'altro, quindi le emozioni sono molto ballerine e repentine e questo si vede benissimo nel suo personaggio. Un'altra cosa molto interessante è che lui muore nella serie il 3 novembre e il personaggio nasce il 4 novembre, quindi muore il giorno prima del suo compleanno. In un giorno 3, numero sempre legato alla voce, ma la cosa ancora più interessante che parla anche della sua personalità è il suo mese di nascita, 11, che è un numero che parla di impulsività. Lui infatti fa le cose senza pensarci, è un impulso unico, è un istinto unico, la mente praticamente non filtra niente, parte in quinta. Questo è una delle sfumature dell'11, cioè non è l'unica, perché dipende sempre in che ottava si vive. In questo caso è l'ottava conflittuale, è l'ottava bassa, perché appunto è impulso, pancia e violenza. L'11 è un numero particolarmente legato alla violenza, lui uccide tantissime persone all'interno del gioco, anche in maniera proprio, cioè si diverte quando lo fa. E non è finita, il suo dono materno è un 15 che rimanda nuovamente alle dipendenze da sostanze, dal gioco, dai soldi, anche dipendenza dalla notorietà potrebbe essere, nel senso che il numero 15 è un numero che parla di potere e anche di manipolazione sugli altri. Lui lo fa con alcuni dei giocatori, quindi manipola l'altro, gli dà ordini, tratta male gli altri, quindi sono tutte le ottave basse delle caratteristiche di questi numeri. Altri due personaggi che mi hanno colpito per la correlazione tra numeri e personalità sono la giocatrice 044. E io qua devo chiedere al regista, ma ti sei affidato a un numerologo? Hai studiato numerologia? Perché per la numerologia pitagorica il 44 è un numero maestro. Indovinate un po' associato a cosa? All'archetipo dello sciamano. Nella serie la giocatrice 044, sapete come si soprannomina e si definisce? Sciamana del mare. Sciamana! Ma io dico, ma è possibile che questa cosa sia un caso? Cioè, non può essere un caso. E se anche qualora il regista non avesse fatto ricerche numerologiche, questa è la prova che niente è casuale. Non c'è niente di casuale nella nostra vita, anche nelle associazioni numeri, personaggi, caratteristiche. Allora, questa giocatrice ovviamente è l'espressione conflittuale di questo numero, perché in questo caso è un abusare dei propri possibili poteri. Questo è determinato anche dall'8, la somma del doppio 4, perché l'8 abbiamo detto che è il tiranno, quindi è colei che esercita un'influenza, che dà ordini, che manipola. Lei lo fa con un piccolo gruppetto di giocatori che diventano praticamente i suoi seguaci e che fanno tutto quello che lei gli chiede. A un certo punto sembra che lei possa veramente avere una particolare sensibilità e che ci sia qualcosa di vero in ciò che dice, perché legge negli occhi di 456 all'inizio che lui è tormentato da dei fantasmi, da degli spiriti, e che questi spiriti lo hanno riportato all'interno del gioco. Lui fece un sogno dove sognò due vecchi compagni di gioco morti, quindi c'è questa cosa dell'essere tormentato, e non a caso lui torna all'interno del gioco perché è tormentato da quello che è accaduto ed è anche tormentato dal fatto di voler far finire questi giochi. 44 archetipo dello sciamano, e lei è sciamana del mare con il numero 44. Quindi sente le voci, si fa guidare dagli spiriti, che sono tutte qualità legate appunto a questo tipo di figura. Altro giocatore che mi ha colpito, anzi non è un giocatore, è una guardia, è un soldato, il numero 011. Lei è un ex soldato che diserta la Corea del Nord e scappa. Il marito muore durante la guerra, mi pare, quindi rimane da sola. Donna che deve cavarsela da sola. Questa è un po' una correlazione legata all'11 ma anche al 2, quindi memorie di donne che devono cavarsela da sole, di donne che hanno vissuto situazioni o ambienti violenti,
e lei anche perde la propria figlia ed entra all'interno dei giochi come soldato per avere i soldi e andare poi alla ricerca della figlia che è praticamente scomparsa, che non riesce appunto a ritrovare. Quindi dietro a questa scelta c'è una forte motivazione e questa motivazione la porterà a vedere nella figlia di un altro giocatore la sua figlia perduta. Quindi lei farà di tutto per salvare un giocatore all'interno del gioco che aveva conosciuto mentre lavoravano entrambi al Luna Park, sapendo che questa figlia era malata. Fa di tutto per salvarlo e per riportarlo alla sua bambina. Quindi nell'11 che cosa vediamo? La freddezza, lei è proprio un cecchino di precisione, quindi serve estrema freddezza nel fare questo. È mossa comunque da un istinto violento perché non risparmia tutte le persone che non gli servono, che gli sono di ostacolo, non le risparmia minimamente, non ci pensa neanche un attimo. E però c'è anche tutta l'amorevolezza del 2 in questo, nel voler salvare, nel voler prendersi cura di qualcuno. Il prendersi cura ha a che fare anche con il suo mese di nascita, è nata in un mese 6, questo si vede sempre dal suo fascicolo di informazioni, e quindi è spinta da questa leva alla cura, e questa leva si vede appunto anche è confermata anche all'interno della sua data di nascita, all'interno appunto della serie. Faccio un passo indietro. Abbiamo parlato prima della giocatrice 222 che era incinta. Lei partorisce all'interno del gioco una bambina e questa bambina sarà l'unica concorrente che avrà lo stesso numero del giocatore morto, quindi lei a livello anche metaforico questa cosa fa riflettere. Perché? Perché la bambina ha la felpa della madre, quindi al 222 diventa la giocatrice 222 pur essendo una bambina appena nata. Ma questo a livello di biologia e di memorie ereditate è una rappresentazione, nel senso che ognuno di noi è una cellula della nostra madre, quindi noi siamo la nostra mamma. Questo si vede benissimo nel linguaggio sistemico e delle costellazioni familiari. Quindi dentro di noi ci sono tutte le memorie che riguardano nostra madre, molto di più rispetto alle memorie del padre. Abbiamo anche le memorie paterne, ci mancherebbe, ci sono ed è giusto riconoscerle a pieno, ma a livello anche proprio biologico noi siamo una cellula di nostra madre. C'è questa corrispondenza, questo simbolismo molto forte, e anche di quelle che poi saranno le memorie ereditate. Quindi a livello del film lei eredita il numero della madre e i soldi, perché praticamente è la vincitrice del gioco. Però è interessante anche questo collegamento, questo tipo di visione. Il regista, oltretutto, parlando anche di questa bimba e del fatto che lei apra gli occhi solamente nella scena finale quando è fuori dal gioco, lui ha spiegato il perché, nel senso che c'è appunto anche lì una metafora. Metafora del vecchio mondo e del nuovo mondo. Quindi nel mondo violento, cruento e pieno di lotte lei non vuole vedere, quindi sta con gli occhi chiusi. Quindi qua emerge anche l'estrema sensibilità del numero 2 e apre gli occhi solamente quando è fuori dal gioco, quindi quando tutto è finito e che sta a simboleggiare l'inizio di un nuovo mondo. Quindi questo è proprio qualcosa che il regista ha fatto con consapevolezza e l'ha proprio anche spiegato. Ma questa è anche una metafora dell'energia dell'anno universale a livello numerologico che ognuno di noi sta vivendo, perché il 2025 è un anno 9. Un anno che segna un passaggio. Può veramente rappresentare un taglio netto tra il vecchio mondo e il nuovo mondo e l'inizio di un nuovo mondo, perché il 2026 sarà l'inizio di un anno 1, quindi un nuovo ciclo che si aprirà. Squid Game parla della fine del ciclo 9, del ciclo di 9 anni. Oltretutto la serie è comunque ambientata adesso, è uscita nel 2025, che è un anno 9, numero legato a Marte, alla guerra, alla lotta, alla prevaricazione, al fare le cose per il proprio tornaconto. Quindi nell'anno 9 ognuno di noi in realtà è invitato a mettere un punto a tutto questo, a chiudere un ciclo, a anche comprendere che non possiamo pensare che la guerra finisca se ognuno di noi è in guerra con se stesso e con gli altri. Questa è proprio la metafora di come si conclude la serie, di come si conclude la stagione, perché come ho detto prima, 456 fa finire i giochi non perché fa
perché ammazza tutti, perché fa saltare tutto e quindi finisce perché muoiono tutti, muore il frontman, no? I giochi finiscono per un atto d'amore e questo secondo me è veramente un'idea, un messaggio profondo, cioè non è da sottovalutare e i numeri in questo accompagnano tutto questo percorso che è stato fatto all'interno delle puntate della serie stessa. Quindi quando 456 si abbandona all'amore e sceglie il bene, lì esplode tutto, lì c'è la fine di tutto. E a proposito di esplosione, il 15 è un numero legato al fuoco, alla guerra, agli omicidi anche, quindi veramente, cioè il suo numero di maglia è rivelatore. A livello di scelta registica, 456 rappresenta il budget massimo di vincita che si può realizzare all'interno del gioco, che è 45,6 miliardi di won coreani. Quindi 456 è praticamente corrisponde a quella cifra, ma appunto quello è solo il primissimo livello. Sotto ci sono tutti quelli che abbiamo visto insieme oggi. Quindi questo era insomma, quello che volevo condividere con voi. Tutte le cose che appunto io mi segnavo mentre guardavo la serie, mi prendevo degli appunti perché dicevo ma no, ma com'è possibile che questo numero abbia questa personalità, queste caratteristiche incredibili, quindi veramente per me è stato un piacere condividere con voi i miei viaggi che faccio mentre guardo le serie televisive, non è la prima volta che mi capita di farlo. E se avete notato altre curiosità o collegamenti anche numerologici, fatemelo sapere perché sarà interessante vedere magari qualcosa che io non ho tenuto in considerazione o degli spunti, delle riflessioni ulteriori. Scrivetemelo qui sotto nei commenti, lasciate un like se questo video vi è piaciuto, condividetelo con le persone appassionate di questa serie, magari sempre qualcuno che è sempre in cerca di curiosità e altri punti di vista. E che dire, vi ringrazio. Ci vediamo al prossimo video, un abbraccio a tutti.